Ok, dovremmo essere online. Vediamo un attimo. Perfetto. Sì, ci siamo. Buon pomeriggio a tutti quanti ragazzi, benvenuti da questo setup non usuale, dove sostanzialmente invece mi vedete sempre o in ufficio o a casa. Questo pomeriggio abbiamo l'onore di avere con noi Jim Dalton, che ci accompagnerà nell'apertura degli americani tra 5 minuti. Ho iniziato un po' prima in modo tale da dare a Jim l'opportunità di un po' spiegare cosa stiamo vedendo sui mercati e soprattutto un attimo di presentarvi questa grandissima novità. Buono un attimo controllare se è tutto ok, credo di sì. Parlerò, ecco questo è importante, parlerò in italiano, ma chiaramente con Jim parlerò in inglese, quindi cercherò poi di tradurre quello che dirà Jim. So Jim, thank you for being here. Thank you. So, switching to what we are seeing right now. What is going on? We are 5 minutes till the markets open. Well, as you know, we always look at what Yeah, has happened with overnight inventory. yeah. So, overnight inventories are short. So, ragazzi, quello che stiamo per vedere sostanzialmente riguarda un mercato. Ecco, innanzitutto il grafico market profile, e sostanzialmente Jim lavora principalmente sul market profile e quello che stiamo vedendo è un'apertura assolutamente short. Ora, la cosa più importante è l'apertura, dove si trova, dove ci troveremo in apertura, che è la cosa molto più importante di tutte, ovvero l'apertura, e switch un attimo sulla Ninja, eccola qua. L'apertura sarà al centro della range di ieri. So we're gonna open in the center of yesterday's range, and that could be a little change instead of yesterday. Very little change increases the odds that we will see early morning chop. Ok. The one exception is if the market single prints directionally away from that. Ok. Piccolo cambiamento rispetto a ieri, quindi l'apertura in questa zona di prezzo sicuramente non indicherà un grande cambiamento, a meno che il mercato cominci ad andare in direzione sin da subito. Quindi queste sono, diciamo, le due indicazioni che abbiamo. But yesterday gave us some indication about yesterday's low, for example. That could be interesting for today's Yesterday's low was not a high confidence low, which increases the odds that the market will not maintain a move to the upside and increases the odds that the market can return to the poor quality low from yesterday. Okay. Tomorrow we're gonna have some important data. You know, Jim. I know you know. Sorry, but it's something that maybe can chop the market for a little. Very often, the day before the interest rate information coming from the Federal Open Market Committee, or FOMC, the markets have a tendency, at least for bigger money, to be on the sideline awaiting the news. Ok. Sostanzialmente ragazzi, domani ci saranno i dati sui tassi di interesse. Questo chiaramente farà sì che il mercato possa essere non direzionale, possa essere un po' choppy, appunto, e soprattutto quello che stava dicendo Jim, il fatto che grandi big money saranno sicuramente fuori a guardare, e se dovessero aver fatto degli aggiustamenti delle loro posizioni, molto probabilmente questi aggiustamenti sono già stati fatti. Ecco, questo è il quadro della situazione. Qualche secondo, few seconds, Jim, and we're gonna open and at yesterday's half back, so in the center of yesterday's range. And remember, most traders, when the market opens within the previous day's range, are better off just to step aside and let the market chop and settle down first. So stay relaxed, looking at the chart. You don't take, emotional decision. Select that. Yes. Sostanzialmente un'apertura del genere, it's open. Un'apertura del genere chiaramente dovrà un po' impostare il nostro setup decisionale sulla modalità slow down, quindi tranquilli, siamo davanti ai grafici, l'apertura indica un mercato probabilmente rotazionale e adesso andremo a vedere questo.
You can say whatever you want. Well, We are here. Yeah. The market's right at, the point of control or the fairest price at which business was being conducted yesterday. And the odds are we get chopped for a while here. Mhm. Suggestion is let the market finish its chop before becoming involved. Okay. You mentioned about today's POC, overnight POC. So it's really fat. Very fat. The fatter the POC, the greater the odds that price will return to it. That's just odds. This day is an unusual day because of how far down the market is and because of the news expected tomorrow. Ok, sostanzialmente quello che ha detto Jim precedentemente, chiaramente abbiamo parlato precedentemente a questa diretta, è che questo POC, questo punto di controllo, stiamo parlando di market profile, è molto grande, fat, 17 lettere, quindi è un POC abbastanza importante e potrebbe essere un magnete. If it's gonna corner offer, so corner trending the overnight, it's gonna be a weak market, isn't it? Generally, the day prior to news announcement, the market doesn't do very much. These are extremely unusual times because of the anticipation of the news tomorrow. Yeah, ok. Ovviamente potrebbe essere il non recuperare magari il POC dell'overnight, potrebbe essere un motivo di un mercato debole, quindi che può scendere. Allo stesso tempo però è qualcosa che oggi potrebbe anche non essere rispettata, visto la particolarità della giornata stessa. Ricordiamoci, domani ci saranno dati molto importanti e questi dati potrebbero tranquillizzare, rendere molto molto choppy, quindi rotazionale il mercato stesso. Quindi questo è quello che stiamo sostanzialmente vedendo. You can say whatever you want, just I translate as what you say, I translate it. So right now, the market appears to be chop. Chop is what we anticipated, and it's just a little bit below the center of yesterday's range. When you're within yesterday's range and around the center, the odds are lower that you will get any kind of significant change. Ok. Sostanzialmente ha detto che dove si trova adesso il mercato e come si sta comportando conferma il fatto che il mercato potrebbe presentare rispetto a ieri nessun cambiamento e questo indicherebbe una giornata prettamente rotazionale. Questo almeno per quelli che sono stati i primi 3 minuti di contrattazione. Yesterday's volume were really thin. The volume didn't indicate the strength that price showed yesterday. When we're looking at today's market, we just keep in track the prominent point of control from overnight. We may not get there, but you don't want to forget it. Part of trading is being able to have a good memory. Yeah. Ok. Il POC di questa mattina sostanzialmente potrebbe essere un punto attrattivo, ma allo stesso tempo potrebbe anche non esserlo. L'importante è tenerlo a mente e averlo nella nostra memoria. Yesterday's movement, especially the last one, could be short covering. Yes, and if you notice that yesterday's movement started just above 3,900. Yeah. And the market has kind of magically decided that's an important number. I don't think that's realistic, except markets do unexplainable things. But that's what they're looking at right now, 3,900, and you see that's where the short covering rally. In other words, they hit the stops. People had, shorts on, and then they had stops at 3,900. And once they traded above that, they squeezed those stops, causing losses for a lot of short-term traders. Quello che ha detto sostanzialmente è che magicamente, non si capisce il motivo, i 3.900 sono stati un livello ieri molto sentito, soprattutto per gli short term, quindi trader di piccola dimensioni, quali una volta che il prezzo è stato portato al di sopra dei 3.900 si sono sentiti costretti, ecco perché squeezed, quindi strizzati nel fare quello che sostanzialmente per chiudere una posizione ribassista devi fare, acquistare, ecco perché è stato definito short covering. And today's low as well could anticipate or indicates short covering from the beginning. Well, I don't think so. I think we had long liquidation coming into the opening,
And now the market is, we've only been open about 5 minutes, and we're in a very, very narrow range, fairly well centered around yesterday's point of control or fairest price and half back. Ok. Quello che sostanzialmente ha detto è molto semplice. Siamo 5 minuti in apertura e sostanzialmente non è successo nulla. Quindi quello che stiamo vedendo conferma l'ipotesi che potremmo trovarci di fronte a una sessione sostanzialmente rotazionale. About change, there's nothing interesting here. I try to, question something to you. About change, you mentioned change. You say that when you were on EBM as a salesperson, you hated every day of that work. Then you shifted in trading and you liked because about for a change, for change. So every day you have to deal with change. I love change. Change to me is very much like a board game, and I've always loved board games. I love checkers and I love backgammon, things that are board games. And as kids, we played Monopoly. So change has always been part of my life. Ok. Sostanzialmente per lui il cambiamento è qualcosa che fa parte della sua vita, è come un gioco di ruolo, no? Un board game, come possono essere gli scacchi, e quindi assolutamente sì. It's really difficult dealing with change every day. So people here think about trading like, a monodirectional strategy that every day tells you the truth about the session, but being beside you for 3 days right now, I see that every day it's something different and you're looking at every single detail, isn't it? You're looking at every detail, and then as you get experience, you start to learn how to, intuitively weight that information. There's no way to identify the weight you give every information to begin with. But for example, yesterday, value, which represents 70% of the day's move, the market, was trying to go down early in the morning. But value, and we trade value, not price, value was building overlapping to higher, which was an indication that there was upward pressure on the market. Whether that upward pressure was coming from new buying or short covering, it's still, from a short-term trader's perspective, was pressure to the upside. Ok. Sostanzialmente ho chiesto che il cambiamento è qualcosa di difficile da gestire, soprattutto quando ogni giorno devi ricominciare da zero, e me ne sono accorto stando con lui 3 giorni da questa parte che va a vedere effettivamente ogni singolo dettaglio. Quindi ho chiesto se effettivamente fosse così e lui mi ha detto che assolutamente sì, ogni giorno devi poi pesare, perché un dettaglio di un giorno può avere un peso e un dettaglio in un altro giorno può avere un altro peso. Per esempio, parlando di dettagli, ieri sta parlando, tra l'altro, quello che stiamo vedendo, essendo il market profile, è un'altra tipologia di strumento rispetto a quello che usualmente io mostro durante le mie live, e il valore, che è questo box blu di ieri, quindi la value area di ieri, si stava costruendo al di sopra della value area dell'altro ieri, in questo caso di venerdì, e questo stava semplicemente indicando pressione rialzista, che poi sostanzialmente è sfociata nell'ultima parte di sessione, ovvero in questo movimento rialzista, che possiamo tra l'altro vedere. Possiamo switchare un attimo sui grafici che sostanzialmente conoscete. Eccoli qui. Ok, perfetto. E potete vedere che quest'ultima parte di movimento è quello a cui si riferiva Jim, quindi questa spinta rialzista è sostanzialmente sfociata dopo che il mercato ha avuto una pressione rialzista durante tutto l'arco della giornata. Allora, ok, if there's any kind of question, from my students, I take it to you. Anyway, you mentioned 3,900. Being below today and being under 3,900 could be something that markets could react to. Short-term traders get emotionally involved. Oh, they think you have an easy number. You buy above 3,900, you sell below 3,900. Longer-term investment money doesn't see the market the same way. 3,900, 3,920,
20 ticks below or below. It's not where they focus. Short-term traders think much differently. Quello che ha detto è che i 3.900, cifra che ho menzionato, sono sicuramente qualcosa a cui fanno attenzione gli short term, i piccoli, mentre i grandi fondi di investimento, coloro che hanno soldi importanti, non fanno assolutamente fede e attenzione a questi livelli. Quindi sì, può essere interessante da osservare qualora reagisse in questa zona, perché ci indica il fatto che stanno entrando in gioco forze di short term, mentre sostanzialmente qualora questo non si verificasse, allora vuol dire magari ci sono altre forze coinvolte. Now it seems like you want to show strength in the downside below overnight low, and now it's pushing below yesterday's value area. As you and I talked yesterday morning, to explain the profiles in front of us, the Friday's low, 916, had no excess. Excess is represented by single prints. That means that even though there was a rally late Friday, there wasn't a sign that new money came in aggressively buying. Then you've got the profile in the middle is the overnight trade. And we don't put much significance on the overnight trade. When you come to the third profile, 919, which was yesterday, you notice that yesterday's low is almost exactly at Friday's low. The combination of those two do not give us a very secure low when it comes back to that exact level. So, as I said earlier, when you have a questionable lows like that, it reduces the odds that you get substantial move to the upside, and it increases the odds that the market will revisit that level. Ok, sostanzialmente quello che ho chiesto è che ho affermato il fatto che il mercato sembra stia dimostrando consistenza verso il ribasso. Metto sempre il grafico da ninja perché magari siete per adesso ancora più abituati a questo. I minimi di ieri sostanzialmente sono dei minimi, lui definisce questionable, quindi abbastanza diciamo da mettere sotto la lente di ingrandimento, perché possono essere assolutamente rivisti. Esattamente i minimi di ieri sono allo stesso identico livello dei minimi di venerdì, e questo rende il livello dei 38,53, dei 1853, un livello probabilmente rivisitabile. È chiaro che questo non significa avere la certezza, ok, che il livello possa essere rivisitato, ma aumenta le odds, quindi le probabilità. I'm saying that that kind of low just add some odds to that could be revisited, but it's not certain. Correct. Ok, quindi sostanzialmente, ed è quello che noi trader dobbiamo fare, noi dobbiamo aumentare le nostre odds. We have to add odds in our favor just to take, to be in the right direction every day. Remember, trying to. Odds work both ways. When you have a low like that, it reduces the odds that you'll get substantial follow through to the upside, and it increases the odds that you'll come back down. But I want to comment on today's profile in the middle. Okay. Notice there are two profiles. It's really one, it's just split out. Mm-hmm. But the volume is shown on the left-hand side. Red volume is the heaviest, pink is next, and white is the lightest volume. Yeah. When I look at today, yes, the market's going down, and yes, I'm focused on the non-excess or poor combination lows from Friday and Thursday, or Friday and Monday. But at the same time, I'm uncomfortable because the volume on the downside is too light. The white shows lighter volume. So if I had a good chance of getting down to that low now, I would rather see heavier volume. I'd rather see more darker colors. Ok, sostanzialmente quello che ha detto è: guardiamo la giornata di oggi, guardiamo questo grafico, quello che vi sto mostrando adesso in questo momento, che se ci fate caso ha sulla destra il classico market profile con la lettera A, ma a sinistra c'è un sostanziale volume profile, e questo
diciamo, questa cascata di volumi indica una cosa interessante. I volumi rossi e violetti indicano zone di volume più pesanti, mentre quelli bianchi zone di volume meno pesanti. E lui sta dicendo, se abbiamo questa probabilità che i minimi di ieri possono essere rivisti, ma se dovessi essere sincero adesso, vedendo per come sta costruendo questa discesa, non sono molto confidente. Preferirei che questi volumi cominciassero ad essere più bassi, più importanti, heavy, verso i minimi. Ok? Quindi sostanzialmente se il mercato deve scendere lo deve fare con volumi maggiori. And it's something that it's something like you said before when you was a float trader. The noise you hear when price was going higher and higher and higher, and you hear more noise coming in. Yeah, to translate that to what we're looking at right now, as the market was going lower, if the volume is heavy, nice solid pinks and reds, the noise level would be going higher. As the price went down, but we're getting the white, which is the lighter volume, indicates that the noise level, had it been in the old days in the floor, would have been decreasing. Sostanzialmente quello che mi ha raccontato Jim è il fatto che quando si trovava nel pit, lui sostanzialmente era un lavoro differente, era totalmente differente rispetto a quello che stiamo facendo adesso, e chiaramente si lavorava molto di più con le orecchie rispetto a quello che facciamo adesso noi, perché chiaramente si lavorava le grida, e quando un prezzo saliva o scendeva e il rumore, quindi appunto coloro che che desideravano acquistare questo bene, questo strumento, aumentava, vuol dire che all'aumentare del prezzo aumentava ancora di più l'interesse. È come un'asta, sostanzialmente è costantemente un'asta, solo che adesso quest'asta la vediamo sullo schermo. E quello che sta succedendo adesso, più sta scendendo il prezzo, meno aumenta il rumore, anzi sta diminuendo, e questo potrebbe significare it could be less interest in selling, Yes. the lower it be. Now, if I was a short-term trader, two things. If I was a short-term trader, I will normally leave the market alone when we open about the center of the previous day's range. Secondly, if I was a short-term trader and I had gotten short, when the market went down and it wasn't showing good volume, nice pinks and reds, I would have covered my short rather than getting stopped out later on. Ok. Remember, they're only odds, not absolutes. Assolutamente. Quello che ha detto è, se fossi stato uno short term trader, aprendo in questa zona l'avrei lasciato perdere, oppure se avessi voluto vedere almeno l'inizio di questa sessione, quando ho la certezza che non sembra non ci sia interesse nello scendere, avrei chiuso i miei short. Chiaramente stiamo parlando sempre di probabilità, mai di certezze. You talk about exactness, that you are against. Yeah, there's no such thing as exactness. What I always say, exactness kills, and that's a statement I got from, I used to do a lot of kayaking, and in kayaking you're wearing clothing that will wick the water. Okay. If you're wearing something like wool, then it's gonna kill you. Okay. Get too cold. So for some reason that translated in my mind as a trader, that trying to be exact can kill you as a trader. But volume, as we say, the three elements are time, price, and volume. So we talked this morning, the early move to the downside didn't show substantial volume. Now we look to see what happened as the market has auctioned back to halfway. We look to see, do we get auction volume on the upside? If we don't get volume on the upside, then the market will start to rotate back down towards the lower extreme. Remember, it's a continuous two-way auction process. Sì, sostanzialmente io ho parlato diverso tempo con lui, appunto quando ho menzionato, per esempio, I mentioned before you few hours ago target, and you said I don't like using that word because I prefer using areas, levels. Questo perché? Perché noi siamo abituati a mettere il target, quindi mettere un prezzo preciso. Come ho sempre detto, no? Non possiamo essere precisi perché, ed è questo mi fa piacere che lo confermi Jim, il fatto di essere precisi, di avere sempre quella cosa che è precisa, perfetta, uccide quello che invece noi siamo. Siamo dei trader, dobbiamo prendere delle decisioni, siamo trader discrezionali.
che devono prendere delle decisioni basandosi su quelle che sono le probabilità e che non possono essere mai certezze. Inoltre ha detto che tornando verso la metà della giornata della sessione di oggi, vediamo se ha forza di risalire. Se non trovasse interesse sia da una parte che dall'altra, comincerà a ruotare, perché sostanzialmente i mercati sono aste continue in due direzioni. Se non riesco a trovare interesse giù, vado a cercare su. Se non trovo interesse su, ricomincio a cercare giù. E questo continuerà sostanzialmente all'infinito. I want to check something about if there are any question about the students, and I'll let you know. While you're doing that, notice that the market traded lower, volume was not heavy, the market traded back up to about half back, the volume was equally light, then the market rotated back to the downside. It's important to understand it's a continuous two-way auction process. That's how the market distributes bids and offers. Ok, sostanzialmente ha confermato il fatto che il mercato continua a ruotare e sta cercando di trovare un punto di interesse. Doesn't bother you all those single prints in the downside? So if it will change period and will last those single prints, doesn't bother you about the structure? We're still within the previous day's range. We are aiming to get that poor low from combination yesterday and Friday. I don't know if it's going to get there or not. Remember, there's no significant change because we're still within yesterday's range. Ok. Sostanzialmente quello che ho chiesto io è: non dà fastidio al movimento che magari ti sei cominciato a pensare per la giornata, tutta questa discesa così verticale? Lui mi ha detto no, fin quando rimaniamo nella sessione di ieri è assolutamente normale, potrebbe essere qualcosa che poi durante la sessione può essere diciamo riparata. Ok, I'm looking for some question. Ragazzi, se volete fare delle domande a Jim, fatele tranquillamente e io gliele riporto immediatamente. They are saying hello to Jim right now. Hello back. Hello back. Some people is curious about your past in the institutional desk, okay? And they ask you about how does it work being in an institution, because as I said, I mentioned every time we talking about the telephone that here in Italy there's a lot of talk about institutional, and they want to know about which it's a normal institutional desk. How does it work? You said me yesterday that sometimes this has shocked me. When you received an order, it could take weeks or months to fill it, and it's absolutely sometimes it may be very large orders, and you may have a week, 2 weeks. Occasionally they want it filled today, but a lot of times institutional orders are so large, if you put them all in the market on day one, it would destroy the market. If it destroys the market from one stock, it could take down the price of the other stocks that they hold in their portfolio. So it is not in their interest to destroy the market. It is not in their interest to have the market panic for what they're doing. So they try and be very secretive about what they do. A lot of people have a dream to know when the institutions are coming into the market. Institutions go to exceptional lengths in order to not expose what they're doing. If traders, even larger traders that compete with that same institution, if they understood what the institution was doing, they would try and get out in front of them and make them look bad. So it's very important that the institution hide what they're doing. Allora, quello che gli ho chiesto io, nel frattempo qua la camera non funziona, Andrea, per questo non l'ho girata. E nel frattempo quello che gli ho chiesto è stato, ieri mi ha raccontato il fatto che alcune volte quando si trovava in un desk e gli arrivava un grande ordine, ci metteva addirittura
settimane, se non mesi, per gestirlo. Questo mi ha lasciato un po' comunque spiazzato, perché non ci rendiamo conto della grandezza e le quantità che girano in quel mondo. E lui sostanzialmente ha detto questo, sì, non è che puoi day one subito fillare tutti questi ordini, ma soprattutto ha toccato un attimo un argomento che mi preme particolarmente, ovvero il fatto che sostanzialmente molti pensano che gli istituzionali ti fanno vedere quello che fanno. E questo è assolutamente falso, soprattutto perché qualora si conoscesse cosa sta per fare un istituzionale, un competitor può fare quello che lui viene definito il front run, quindi si mette di fronte a lui per fare un bet fill, per avere quindi qualcosa in anticipo e poter giocare contro la concorrenza. Se c'è un motivo per il quale magari ogni tanto gli istituzionali vogliono farti vedere qualcosa, sostanzialmente un significato c'è, vuol dire che se te lo vogliono far vedere, perché te lo vogliono far vedere? E questo dovrebbe darti un attimo un suggerimento. Ecco, thank you. Very often, if the institution lets you know and so you can see what they're doing, they want you to know because they want to take advantage of you. So if somebody says, oh, I see the institutions, they are trying to sucker you in. Ok, sostanzialmente ha detto che questo si avviene veramente spesso, e se lo fanno vuol dire che loro stanno cercando di farti entrare dentro, ok? Cercano di portarti, di agganciarti dentro. Thank you for this. Anyway, it come back from the half back and it sell back again on today's one. Yeah, we're within yesterday's range. Within yesterday's range, the odds are that we have kind of a slower day, kind of a rotational day. And remember, we've got major news coming tomorrow. Larger money that can affect the market. More than likely, if they have changes to make, they make them prior to the day before. Usually they're already set up. They don't wait till the last minute. So the day before the announcement has a tendency to be a quieter day. That's why you say that maybe today it's gonna take some relax, don't act emotionally, just stay focused and wait for a good opportunity. Well, you never want to act emotionally. You want to be able to act decisively, but not emotionally. Allora, quello che ha detto sostanzialmente è che ci si può aspettare una giornata del genere durante appunto una giornata pre-dati così importanti, e sostanzialmente quello che ho suggerito io è il fatto di non bisogna tradare in maniera emozionale, assolutamente no, lui dice, anzi bisogna tradare in maniera molto ferma e decisa, mai emozionale. Ok, I'm looking for some question. Adesso funziona, Andrea. Okay. Oh, many question. So, there's plenty of question. I start with one of them. This is nice. I want to know from your experience, how did you felt the shift between pit trading, floor trading, and electronic trading? The floor trading, my experience as a floor trader was limited because I went up and became Senior Executive Vice President of the Chicago Board Options Exchange during its early formative years. I was forced to give up memberships on both the Chicago Board of Trade and the Chicago Board Options Exchange because that was seen as a conflict of interest at that time. So it was a limited couple of years experience. Then I had a break because for many years I was upstairs as an executive. Then I went back to Payne Weber, which is now UBS Financial Services, and ran an institutional desk. But as running the institutional desk, I was the manager of the desk, so I wasn't actually making trades myself. My job in that position was to manage the traders. That was an interesting undertaking because when you're managing the traders, one, you wanted to make sure that they understood the trade they were involved in. You wanted to understand that, like we can do as individual traders, they don't panic.
because you're going to have losses from time to time. Make sure they don't panic, and they're still can remain active and intelligent as traders. So that was a different enterprise. Then when I retired, and I retired from the same firm 4 times, each time after I retired, I did individual trading. But the individual trading, I use market-generated information or focus on the market profile. I'm looking for 2 to 3 trades a day. I'm not looking to be overactive. I think it's very difficult to be overactive, but I'm looking to bring the odds in my favor. For example, I would not have done a trade this morning. We're within the middle of yesterday's range, no major change, so I can't promise because I wasn't trading, but I promise we'll just step aside and let the market do its thing this morning and not get involved in the early morning chop. Ok, I briefly explain back to the guys. Allora, sostanzialmente quello che ha detto è: io ho vissuto questo cambiamento, l'ho vissuto in maniera diversa rispetto a quello che potete pensare, perché sono diventato executive vice president, quindi vicepresidente del CBOE, quindi del mercato delle opzioni americane, e ho dovuto lasciare questo posto al floor, e poi sono stato sostanzialmente coinvolto, lui ha definito nei piani superiori, no? Non come operativo ma come manager, prima appunto del CBOE, poi è passato a UBS per gestire il loro desk istituzionale, e quindi sostanzialmente ha gestito trader. Non ha fatto trading, ha gestito trader. Quando poi si è ritirato, e ha detto che si è ritirato 4 volte nel corso della sua carriera, nei momenti in cui si ritirò, sostanzialmente quei momenti furono momenti di trading attivo, e lui si è concentrato chiaramente su quello che poi insegna oggi, ovvero il market generated information, che poi ci spiegherà, ma che sostanzialmente riguarda le probabilità e utilizza il market profile. Per esempio, oggi lui non avrebbe assolutamente in questo momento tradato, proprio perché ci troviamo al centro della range di ieri, e in sostanza non c'è molto da fare, perché se no ti incastri in una situazione che non ha senso che tu debba gestire. So basically this shift doesn't felt that much, so it was normal, because it passed long time between leaving the floor and start trading electronically. Yes. Oh, I mean, I prefer electronic trading, because electronic trading, you get a better picture, better perspective, more transparency of what is actually transpiring. Okay. Dice che preferisce addirittura il trading elettronico proprio perché è molto più trasparente, è molto più semplice, e ti dà anche è anche molto più accessibile. Ok, Jim. Go back to... Anyway, looking at the chart, another poor low. Another poor low, meaning non-access, no single prints, but not inconsistent with, there's no significant change so far today. We're within yesterday's range. Trading is about change. The best opportunities for trading come along when the odds of change are high. The odds of change today are low. Okay. And when the odds are low, I usually would just step aside. Away. If I miss something, I miss it, so what? Ok. Sostanzialmente ha detto che sì, ok, il minimo di oggi non è un granché, ma allo stesso tempo, essendo in questa situazione, non ha molto senso, no, analizzare questi dati, perché sì, ok, non aggiunge nulla rispetto a quello che abbiamo già detto, anzi, in questi casi lui preferisce fare uno step back, quindi stare fuori, osservare. Se mi perdo una giornata, so what? Che cosa succede? Non mi cambia nulla, insomma, non è questo il nostro focus. Can I go ahead with some other question? Thank you. What suggestions can you give us in terms of mentality and in terms of in terms of way to manage trading, to be in the right path in this world, in the world of finance? What can you suggest us?
both mentality and in terms of trading strategies or trading philosophy. If you're talking about, the world of finance, that's a bigger consideration, in my opinion, than is trading. Those that are concerned about the bigger picture in the world of finance generally are not short-term traders. They're usually a different makeup, different mentality, different mindset. I have done both over my years, but I happen to like short-term trading. As I said earlier, to me, it's like a board game. Ok, sostanzialmente quello che ha detto è: fate attenzione quando parliamo di finanza e trading, sono due cose differenti. Quello che dico sempre, no? Il fatto di non stare a sentire quelli in giacca e cravatta che ti dicono che cosa pensano dei mercati, perché loro sono più di long term, mentre noi siamo decisamente più short term. Lui è stato entrambi, sia long term, quindi con una visione più macro, che short term, e preferisce 100 volte essere uno short term. It's important not to mix your short-term views with your investment views. I have an investment account and a trading account. I have them at different firms to make sure that I don't mentally mix my thinking. Sostanzialmente quello che ha detto è: facciamo molto attenzione a non mischiare mai la nostra idea di short term con quella di long term, perché se abbiamo un bias long term e lo mischiamo con quello che è il nostro bias short term, potrebbe essere un casino, a mess. Quindi la grandezza e la struttura che deve avere un trader è quella di saper scindere le cose e avere un'operatività short term, qualora la volesse avere, e un'idea e un bias long term. Rispondendo alle domande, ricordiamoci ragazzi che siamo in fase di lancio, 50 posti aperti per i nostri studenti per poter partecipare a 3 webinar con Jim. And Jim saying that there are 3 webinars we're gonna host in October, November and December. I'm just saying to my students that it's gonna be a really good I'd like to thank you for your time. Anyway, publicly, I want to thank you. And it's going to be an honor to me having you here in Italy and having those 3 webinars. Well, you know why we're here, because you promised to cook for us. Yeah, allora, let me explain. Ho promesso a Jim che stasera dovrò cucinare, perché io ho detto: vieni a casa mia e ti cucinerò una grandissima pasta. Questo l'ho detto, I said this 2 months ago, one month ago. Pensavo si fosse scordato, quindi ho detto: sì, venite a casa mia, ma prenderò un po' di pizza. Jim ha detto: no, pizza is ok, but you say that you have to cook. Quindi stasera mi tocca cucinare. Detto questo ragazzi, siamo in fase di lancio, 50 posti, nuovi studenti. Se volete, adesso è il momento per entrare, perché potete partecipare a questa grandissima occasione. So, I give you all the questions, so meanwhile I'm thinking about what I have to cook this evening. So let me make one more comment. Yeah. We opened about centered within yesterday's range. Okay. We said opening within the center of the yesterday's range signifies very little change. Mm-hmm. The opportunities will probably be limited. We are now about 40 minutes into the market. The range is very narrow. The market is all the way back to half back. So there has really been no real opportunities or little change. One of the things that is important for traders is to know not only when to trade, when not to trade. Most short-term traders that find themselves challenged is because they are over trading. They're too anxious and trade too often. Allora, quello che ha detto sostanzialmente è il fatto che, volevo un attimo rimarcare questo, siamo a 40 minuti dalla sessione che ha aperto, non c'è stato praticamente nulla, nessun cambiamento. La cosa più importante devono capire gli short term, quindi noi, è che è molto più importante alcune volte capire quando non tradare. Quindi quando non entrare a mercato rispetto a quando entrare a mercato. Quindi non farsi prendere dall'ansia, non farsi prendere dalla voglia di voler entrare per forza. È molto più difficile gestire quella pulsione rispetto invece a entrare a mercato. È più semplice premere sostanzialmente il grilletto.
Allora, so, can I go ahead? Yes. Okay. I answer to one of my students. Le informazioni di Jim possono coincidere e quindi possono integrare l'operatività nostra in modo particolare intraday? Assolutamente sì, e per questo dovete assolutamente partecipare, dovete iscrivervi, soprattutto se siete persone che vogliono iniziare questo percorso. Adesso è arrivato il momento per farlo, perché abbiamo delle offerte che possono portarvi a diventare nostri studenti e a partecipare finalmente ai webinar con Jim. So, is Peter Stay Matter Volume Strip still a decent evolution to traditional market profile, and why should be still useful since 2011? Wow, it's a mess. Scrivi in italiano e io traduco perché è veramente scritto malissimo. Sorry, it was in a bad English and I can't get it. What do you think about prop houses? There's no one single definition of a prop house. There's prop houses for large, sophisticated traders. There's prop houses for smaller traders. And I think each one has to be evaluated on its own. The first thing I look for, if I'm looking at a prop house, is are they providing professional education? Because without the education from other professional traders, it's going to be very difficult to be profitable. Too many of the prop houses are more interested in selling you education than they are to really get you to learn how to trade. You need a good balance between both, and that's what I would look for. I want the education, but I also want people to kind of help me walk through short-term trading on a daily basis. Ha detto sostanzialmente, la domanda era cosa ne pensi delle prop house, e lui giustamente ha detto non c'è una risposta definitiva, perché dovremmo vedere singola prop house per singola prop house. L'unica cosa che posso dire, dice, è che tra l'altro ci sono divisioni tra prop house per long term traders o comunque trader più grandi e prop house per piccoli, ma comunque l'importanza alcune volte viene data all'interno della prop house è più per venderti un percorso che invece farti crescere, insegnarti quello che serve. Quindi questa è l'unica cosa che dovreste cercare, più che altro perché penso che lui non abbia ancora chiaro il modello sostanziale delle prop house. Le prop house, appunto, come dicevo, prop house is prop house something that you already knew in the past, so it's not something that today it's gonna be, known by the short-term traders, but it's something that comes from. I'm sorry, I don't understand the question. Sorry. Prop houses, it's something that were born long way before we knew it today, isn't it? The structure changes, but there's always been trading grounds for traders. The most sophisticated traders get hired by institutional firms, and they're sitting next to other professional traders. My first trading experience was sitting next to a trader on an internal trading desk at an institutional firm in Chicago. Okay. So I got, this individual had been an All-American football player at the University of Illinois, very disciplined, and taught me some very basics of trading. Some of those basics were sometimes you just have to get up and walk away because it gets very frustrating. And that was very important. It's something I've used all my life because there are times you get very frustrated at the market, you get mad at the market, you get mad at yourself. Sometimes you have to just walk away in order to bring back the mental control. But there's always been prop houses. I think there's probably more for individual traders today than there were when I came along. Ok. Allora, sostanzialmente ha detto che sì, le prop house c'erano, ci sono sempre state, è chiaro che adesso sono molto più indirizzate all'individuo, quindi a noi, ok? E ha lavorato all'interno di diversi desk, ha conosciuto anche un ragazzo molto molto bravo, preparato, che giocava a football, e sostanzialmente quello che ha detto è: mi ha insegnato molto, alcune cose le utilizzo ancora oggi, e poi ha anche capito da questa esperienza che ogni tanto bisogna andare sostanzialmente via dal mercato per non
rimanere troppo coinvolti. Another question. Anyway, it broke down the low from today's. Yeah, it went up to just a little bit above half back, and then they sold. And half back, when I see markets operating from half back, that's usually a sign that it's shorter term traders. They look at very mechanical levels. There's no rhyme or reason half back other than it's a habit. But you'll see the white line, and you may not see it, but that was half back, and it's just a common reference short-term traders. When I see it go to these mechanical references, it's a pretty good indication it's shorter-term traders, not larger. Ok. Quello che ha detto è che sostanzialmente il massimo di questo movimento, che poi adesso sta rompendo i minimi di giornata, quindi di questo massimo della candela B, sostanzialmente è esattamente alla half back, quindi alla metà della sessione stessa, e questo potrebbe indicare semplicemente una vendita short term. E che conferma però quello che stiamo dicendo da inizio giornata. Molto probabilmente ci troviamo di fronte a un mercato molto sottile. Someone is asking about gamma exposure on, I think, on option. Maybe they know that you use option, but they don't know how you use it. You are not using that kind of structure. I do not. Can you briefly explain it? Gamma and delta and theta and all of those things are not things that I use. They are generally reserved for large hedging operations with very high math involved. It is not something that I even pretend to understand. I look at options much differently. I look at options simply as a substitute purchase or sale relative to the underlying security, whether it be a future or whether it be a stock. I do not engage in any of the Greeks. Quello che ha detto sostanzialmente è che non gli interessa assolutamente sapere e nemmeno pretende di conoscere la matematica che c'è dietro gamma e tutto quello che riguarda le greche, perché quello riguarda più una gestione di hedging più grande. Quello che lui utilizza è un utilizzo delle opzioni più per sostituire l'acquisto e la vendita di un sottostante. Nel nostro caso, in your case, it's mostly ES, isn't it? Yes. Quindi nel suo caso principalmente l'S&P, ok? Quindi utilizza le opzioni da questo punto di vista. Quindi la risposta non c'è sostanzialmente, perché non utilizzandola non vuole esporsi. Someone is asking you, what do you think about order flow? I hinted at this earlier, and I think that it is a mistake to attempt to use order flow to buy or sell. If an institution, as I said earlier, if larger money shows you what they're doing, you don't want to know it. And so many times today, there's so many ways to enter orders that you never see the real business. 40 years ago, I had a friend that earned $5 million doing institutional business, but everybody on the floor thought he was a $2 floor broker. They had no idea that he was entering institutional orders for one of the most successful hedge funds in the world. $5 million, and 40 years ago, to hide what they were doing. Can you imagine how sophisticated that has gotten today? Allora, sostanzialmente quello che ha detto è un grande errore pensare che, e l'ho detto precedentemente, l'istituzionale ti possa far vedere dove mette i suoi ordini. Stava facendo questo esempio che 40 anni fa un suo amico fece 5 milioni di dollari in commissioni, e all'inizio tutti pensavano che lui fosse un broker da pochi dollari, no? Quindi un broker sostanzialmente piccolo, mentre lui invece stava fillando ed eseguendo ordini per degli istituzionali affinché gli istituzionali non fossero sostanzialmente visti, e questo ripeto 40 anni fa. E giustamente la sua cosa è: pensate ad oggi quanto possano essere sofisticate le cose che possono utilizzare gli istituzionali. Ok. Can I go ahead? Sure. Today,
I think this is I think it's really young. In nowadays, our parents sees trading as gambling. And it's tough to make them understand it, that it's not. In the 80s, people had the same vision. I don't think a lot has changed. And I mean, I will challenge, for a lot of people, I think trading is gambling. And because they're not prepared, they haven't done their homework. And, you know, you can gamble. You can gamble and be a very intelligent gamble. You can go play. A couple of my early customers our clients many years ago, were card counters in Las Vegas. And they wrote the books on how to beat the dealer. You can think in terms of odds and probabilities. That's, you know, gambling is about odds and probability. When you don't understand that, now you're throwing your money away. I trade, I think of it in terms of odds and probabilities, but one of the advantages that you have if you really spend the time to train yourself is there are so many people that are purely gambling because they don't know what they're doing, and they're doing it on a wish and a desire, not on education. Allora, sostanzialmente quello che ha detto è sì, le cose non sono differenti da allora. L'unica cosa che posso dirti è che ho avuto anche dei clienti che provenivano dal mondo dell'azzardo, ma un conto è giocare con le probabilità, perché per esempio il poker, come altri giochi, possono essere assolutamente similari da un certo punto di vista, perché si può giocare con le probabilità. Quando non sai di questa cosa, il problema è il tuo, perché allora lì stai buttando sostanzialmente il tuo denaro. Quindi diciamo che non è qualcosa che è cambiato, è qualcosa che però io questo lo aggiungo io, molto probabilmente nel corso del tempo magari tutto quello che è uscito fuori riguardo il trading non ha certo aiutato. I'm looking at someone is asking if could be dealt with this can we deal with this market if it breaks below 38.50? Could be a short trend directional market. Someone asking, you don't know. I don't answer questions that are theoretical. Does it break below 38.50 with increasing volume? Does it break below 38.50 with decreasing volume? Everything has to be viewed within context. So you can't answer those questions ahead of time. Sostanzialmente dice non rispondo a domande teoriche perché non puoi sapere cosa succederà quando andrà a rompere, se lo farà con grandi volumi. I put it this question for purpose, just because I know your answer and I want to explain this to the audience. Non puoi sapere quello che succederà al di sotto o al di sopra di determinate aree perché ancora non si è verificato, e quindi non puoi ipotizzare qualcosa che non si è verificata. Ok? So, nel frattempo non è successo niente, purtroppo abbiamo una sessione che non è così interessante, credo che l'interesse è nella persona che abbiamo qui di fronte. Penso che siamo ok per oggi, ragazzi. Thank you Jim for your time. Thank you. Thank you very much. E ragazzi, allora, ieri sera abbiamo lanciato delle offerte molto importanti. Avete veramente poco tempo. Io credo che già buona parte dei posti, adesso non sono tanto aggiornato, siano andati via, quindi per i primi 50 studenti, adesso non so quanti ne siano rimasti, che entrano questo mese, potranno entrare con i nostri già studenti in quelli che saranno i webinar con Jim, ottobre, novembre e dicembre. Abbiamo già le date, tra poco le andremo ad annunciare, e quindi se dovete prendere una decisione, adesso è il momento. Io vi ringrazio a tutti quanti, and thank you so much Jim. E ragazzi, ci vediamo. Ciao a tutti.